Io faccio parte del 44% di donne che hanno subito harassment nella loro vita lavorativa e quello che per me è stato importante è la scoperta della mia non reazione. Io non ho reagito e questo è interessantissimo perché credo sia abbastanza evidente che sia una persona abbastanza energetica, piena di vita, Certo. ho voglia di fare un sacco di attività e non reagire non mi rappresentano, però si è spenta lì. Ci ho pensato, ripensato col passare del tempo, con la possibilità di stare molto da sola, come dicevamo prima, e da lì appunto mi sono resa conto che quello che mi teneva legata sono questi limiti interni di cui stavamo parlando prima, questo non parlare, questo stare in silenzio, non dire, non fare, aspettare, attendere. Certo. E da lì ho iniziato ad agire, quindi ogni volta che fosse possibile, anche soltanto tra amici e amiche, perché mi sto rendendo conto che quella cosa lì non va proprio bene, perché potrebbe essere vista da un'altra lente. Cerchiamo di capire come possiamo migliorarla tutti insieme, o cerchiamo di capire se ci sono dei numeri qua dietro, ma non è che forse non è una cosa che sta succedendo soltanto a me. Questo 44% che abbiamo detto prima non è una cosa che sapevo intrinsecamente, me la sono poi chiesta dopo. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Together to Inspire. Oggi sono felice di avere qui con me Carlotta Reviglio, che è strano perché io e Carlotta siamo stati ex colleghi fino a poco tempo fa, visto che io ho lasciato Google qualche mese fa, ma in realtà quando eravamo in Google non abbiamo mai veramente lavorato insieme, corretto Carlotta? Totale, non ci siamo visti, solo per email, non conta. Esatto. E perché Carlotta è qui oggi? Sinceramente perché nasce tutto da un suo post di LinkedIn in cui parlava del suo podcast e da quello io l'ho contattata per cercare di capire come le fosse venuta l'idea di lanciare questo podcast che si chiama La mia folle vita a Dublino. E siccome io ho vissuto 5 anni a Dublino e so cosa vuol dire, sentiamo di che cosa parla Carlotta durante il podcast e come è arrivata a fondare quel podcast. E da lì è partito il mondo di Carlotta, che mi ha interessato a tal punto che ho detto no, devo farle un'intervista. Quindi Carlotta, grazie per aver accettato di essere intervistata oggi e magari se ci dai 2 informazioni su che cosa fai adesso tu in Google, dove sei, eccetera, e come sei arrivata magari anche in Google. Certo, grazie mille Emiliano, sono super contenta di aver aperto la busta, mi hai invitata. E va bene, allora, lavoro in Google da circa 2 anni e mezzo, come se fossi un account manager per la parte di advertisement sulla search, con i clienti italiani essenzialmente. Ok. E ho iniziato a gennaio 22, quando non c'era niente e nessuno a Dublino, se Caspita. non me e i miei pensieri e il mio Covid che ho preso immediatamente dopo 2 settimane. Parto al meglio. Esatto, però quindi all'inizio un po' così, un po' di solitudine, però dopo diciamo che è stata una salita verso la serenità, la scoperta, la curiosità, gli insegnamenti e adesso mi trovo qui a Dublino, nel pieno della mia carriera lavorativa sia fuori che dentro Google e sono contenta di averti trovato in tutto questo perché sei una persona estremamente interessante, quindi sono contenta di parlare anche io con te oggi. Posso dire altrettanto per te. Tra l'altro, forse voi non lo sapete, ma in questo momento dietro le spalle di Carlotta c'è una finestra e dietro quella finestra c'è il mio vecchio palazzo dove io abitavo, incredibile. Quindi è come se vedessi casa mia. E Carlotta, parliamo proprio di questo podcast, no? Si chiama La mia folle vita a Dublino, l'hai pubblicato sulle varie piattaforme di podcast, ma se non sbaglio la principale è Spotify, però correggimi ovviamente se sbaglio. E mi dicevi che sei rimasta abbastanza impressionata positivamente dal numero di persone che hanno cominciato ad ascoltare i tuoi episodi. Innanzitutto, se magari ci dici come è nata questa idea del podcast. Sì, grazie mille. E il numero di persone che ovviamente è limitato alla mia poca sfera di influencing di questo mondo, però ovviamente per me è stato bellissimo perché dietro il numero degli user poi alla fine sono esseri umani viventi, tutti veri, e in effetti fa un po' effetto. E allora, come è nata l'idea? Nel senso, quando vivevo in Italia avevo una grande voglia di andare all'estero e una grande spinta, volevo conoscere, ero curiosissima, ma allo stesso tempo una gran paura, veramente, anche perché è ignoto completamente e soprattutto se vieni comunque da un ambiente un po' più piccolino dove le persone a fianco a te non hanno viaggiato molto. Fosse anche solo per vacanza e dobbiamo pensare che abbiano viaggiato per fare Erasmus. Certo, perché tu vieni da una realtà molto molto piccola, mi raccontavi. Sì, vengo da Nichelino, il mio paesino in fondo a destra, però sì, esatto, quindi non avevo neanche mai sentito abbastanza parlare dell'estero, se non che mi ricordo di questa ragazza che al liceo, alla sua quarta liceo, va in Texas e l'ho seguita come i
paperetti seguono la loro mamma, perché era veramente interessantissimo ovviamente il suo viaggio, come era tornata super entusiasta. E poi all'università in realtà non ho fatto un Erasmus. Perché? Perché in realtà pensavo di avere voti non abbastanza adeguati per poter accedere all'Erasmus, e non sono mai stati altissimi i miei voti sinceramente, ma alla fine ho poi parlato con persone che hanno fatto l'Erasmus ed erano in linea, quindi avrei potuto provarci, ecco. Caspita, Quindi un'occasione persa. imparare a provarci sempre. E però cosa feci? Convinsi una persona, tra l'altro meravigliosa, un mio grande amico, che era un'idea geniale andare a Barcellona a imparare l'inglese. Ah sì, certo. Sì. Al tuo tono. Pensa quanto Come è bene andato? mi abbia voluto questa persona per lasciarsi convincere. E in realtà partiamo il giorno dopo che arriviamo col nostro zainetto, iniziamo questo lavoro incredibile di party promoter sulla spiaggia, e da lì scopro questo mondo del parlare con persone che provengono da tutto il mondo. E mi cambia nel senso positivo del termine, perché inizio a conoscere storie più complesse o più interessanti di altri paesi, di altre vite, e la mia curiosità va alle stelle a quel punto. Torno da Barcellona e finisco l'università, che mancava veramente poco, forse un esame, e da lì inizio a lavorare in Italia e piano piano cerco di trovare il modo di andarmene via all'estero, cercando di imparare un po' di più l'inglese, perché ragazzi Ho imparato. sì, bene. E quindi si decide che si va a Dublino, perché ottengo questa opportunità in Google e scopro la meraviglia di vivere all'estero. Scopro cosa significa accorgersi che le persone in Italia durante il periodo di aprile vanno in giro con una colomba in mano, per forza, perché abbiamo la colomba in Italia, ma non l'avevo mai notato prima. Per me questa cosa è epifanica, non ci avevo mai fatto caso prima alle culture, a quei singoli dettagli che definiscono una cultura Certo. a cui apparteniamo e a cui appartengono gli altri. E scopro cosa significa conoscere persone nuove tutti i giorni. E per esempio una cosa che mi innamoro è che noi in Italia facciamo cincine e poi battiamo sul tavolo il bicchiere, giusto? Invece in Lituania questo non si deve fare una cosa del genere. Quindi insomma impari a decostruire tutto ciò che è quello che tu hai imparato come buon uso, e inizi ad avere il dubbio su qualsiasi cosa dici e non sai mai se stai facendo bene, male, se dici giusto, sbagliato, e cerchi di scoprire questo nuovo mondo che mi è capitato addosso all'improvviso. No, guarda, sfondi una porta aperta. Non mi dimenticherò mai una situazione in cui io, quando sono arrivato a Dublino, e ti racconto questa cosa, è molto simile a quella che hai raccontato tu, sul scoprire come determinate culture interpretano in maniera diversa determinate cose. Il mio primo coinquilino è stato un ragazzo degli Emirati Arabi, che aveva tutto il suo entourage di ragazzi che arrivavano dalla stessa regione, quindi ho cominciato a conoscere tutte persone che non avevo mai conosciuto in vita mia prima, a livello culturale, a livello di regione da cui arrivavano, eccetera. E una sera stavamo uscendo io e lui per farci una passeggiata e incontriamo un suo amico che era sposato con la moglie e col bambino, quindi stavano portando il bambino fuori. Io quell'amico lo conoscevo già, l'avevo già visto, vado per presentarmi alla moglie e cerco di dargli la mano e la moglie si tira indietro, perché nella cultura araba la moglie non può toccare nessun altro uomo che non sia il marito, il figlio, eccetera. E io mi sono sentito completamente in difetto, perché ho detto caspita, cioè sono stato disful. Io ho chiesto scusa a loro, si sono messi a sorridere, famiglia, non ti preoccupare, capita spesso. Però in quel momento ho capito, ok, determinate cose che per me sono naturali possono dare fastidio, e ti apre il cervello. Vero. Perché ti rendi conto di quanto è diverso il mondo e di quanto quello che tu dai per scontato in realtà non lo è. È vero, e poi è terribile, perché ovviamente inizi a dubitare di qualsiasi cosa tu abbia sempre fatto prima nella tua vita, dici ma chi sono una brutta persona, ho sbagliato tutto. Certo. Però la mia cosa preferita per me è stata la solitudine. Non so se anche tu hai provato un po' questa cosa qua, Cioè? e amarla anche, no? La solitudine, star da soli, perché alla fine, non so, penso ai tempi passati che la domenica andavi a pranzo magari con la famiglia o chi ritieni famiglia, e invece a quel punto sei da solo, ti devi svegliare tu e devi decidere tu che cosa fare della tua giornata, tutte le tue giornate, e puoi leggere libri e intanto ti iniziano a far pensare anche perché piove fuori, quindi non è che mi fai leggere il libro. Stiamo parlando dell'Irlanda. E stare da soli essenzialmente ti apre a una porta infinita di autoanalisi, autocoscienza, e che è meravigliosa perché ti dà la possibilità di conoscerti meglio, di farti conoscere meglio, di circondarti di persone che ti elevano ancora di più. Insomma, è un circolo virtuoso, dovrebbe dirsi, sì. E quindi? Com'è il connecting the dots che ti ha portato al podcast? E quindi ho detto, bene,
è ora di dare una mano a chi come me aveva il super dubbio di partire e non sapeva se farlo o meno e si crogiolava nella sua disperazione se aveva senso farlo o meno. E ok, diamo una spinta e facciamo in modo che chi abbia il dubbio non ce l'abbia più. E infatti così come inizio di solito, appunto, come inizia il podcast dicendo appunto se hai il dubbio non avercelo, vai, parti e prova, non importa se c'è una possibilità lavorativa infinita, grandissima, che poi quello che è stato per me ovviamente una grande opportunità lavorativa, ma non è così. Tutte le persone che ho conosciuto qua sono arrivate qua magari senza neanche avere un lavoro, l'hanno poi trovato, persone che sono partite lavorando letteralmente magari nei ristoranti e poi adesso sono persone che lavorano in TikTok, che ovviamente non cambia niente, cioè non è che una persona è meglio dell'altra, semplicemente il percorso di carriera che si può fare è completamente unpredictable nell'istante in cui esci fuori dall'Italia, ma dall'Italia o da un altro paese ancora, e semplicemente sei te che cambi quando esci fuori dal tuo paese, perché sei pronto a prendere qualsiasi opportunità, e questo è il motivo per cui vorrei fare spingere le persone a provare anche solo per un piccolo periodo a cambiare, perché ti cambia in tutti i modi, e anche quando torni indietro se ormai sei diverso. Questo rientra un po' nell'ambito di cui mi parlavi quando ci siamo incontrati per definire un po' questa intervista. Spesso ho citato l'importanza della motivazione, citando anche magari come tua mamma ti spingeva a fare qualcosa, a dirti ce la puoi fare, eccetera, e ho visto molto questa tua volontà di dare indietro la motivazione che ti è stata data, che ti ha aiutato a crescere, in questo podcast del ce la puoi fare. È interessante andare all'estero, è interessante parlare con le persone, è interessante provarci. Quindi magari dacci un po' più di informazioni riguardo a cosa intendi tu per la motivazione e perché è stata importante per te. Grazie mille. Sì, allora devo dire che in effetti la mamma qua ha giocato un ruolo fondamentale perché per me è stata la persona che effettivamente ha indicato il mio percorso di carriera, crescita personale lavorativa, perché la mia grande fortuna che dico sempre di aver avuto è che mi ha sempre detto tu ce la puoi fare. Non importa quanto ci batterai il naso, ma provaci, ce la fai, vai. E questo è stato per me fondamentale. E quando sono venuta qui mi sono accorta che nonostante comunque la mia mamma mi avesse spronato in tutti i modi, mi portavo dietro una serie di pesi di no, aspetta, sono timida, no, non ci devo provare, oh no, aspetta, non voglio dirglielo, ci devo pensare 10 volte, sindrome dell'impostore, insomma un bagaglio di corazza che non sono neanche certa che fossero del tutti miei, perché ci ho pensato, pensa un po' come sono magari i film, la persona timida che a un certo punto viene scoperta essere fantastica, meravigliosa, che in realtà ma viene scoperta da qualcun altro. Certo. Tendenzialmente possiamo dirle un uomo nel film che la scopre, che la lancia nel mondo, però è proprio vero, perché anzi proprio il modello uno a cui si rifà magari è proprio quello di essere più timidi, più introversi, prima o poi qualcuno si accorgerà di chi sono, di cosa diavolo sto facendo nel mondo. Realtà dei fatti poi non accade. No, esatto, devi andare, schiantarti e sbagliare 50 volte. E quindi sì, la motivazione per me è fondamentale, nel senso che si vuole qualcosa, lo sappiamo che lo vogliamo, perché tanto poi ci rigiriamo indietro tipo di 2 o 3 anni, diciamo cavolo, ma lo volevo già questa cosa qui. Facciamo per me quello che è rimasto è faccio sempre un piccolo pezzettino per vedere se poi ha senso, quindi faccio qualcosa per attivare questa motivazione che c'è e che mi è stata data. Okay. Che ne pensi? Penso che sia super interessante la visione del non aver paura di sbagliare, perché in quello che stai descrivendo tu della dinamica della motivazione, la motivazione può essere un po' la miccia che ti dice guarda che ce la puoi fare, guardale anche gli altri, apri un po' il tuo ventaglio di esperienza guardando cosa hanno fatto gli altri, e lo puoi fare conoscendo altre persone. Quindi uscire fuori dalla tua comfort zone a livello di vita ti permette di dire ok, ma in realtà non sono così in difficoltà, non sono così meno degli altri, sai, molte volte si pensa di non essere all'altezza, come citavi tu la sindrome dell'impostore è sempre dietro l'angolo, e poi gioca tutto il non aver paura di sbagliare, perché tanto anche se sbagli cosa può succedere? Cioè, non stai salvando una vita, cioè stai semplicemente facendo un'esperienza di vita, che sono 2 cose diverse. Sono d'accordo su questo, Emiliano, perché penso proprio se noi giudichiamo meno chi sbaglia, non abbiamo più paura di sbagliare noi a nostra volta, perché pensiamo vabbè, cosa vuoi che pensino gli altri? Io non penso niente quando qualcuno sbaglia. Secret, questo per me è il secret, non pensare mai male di chi sbaglia, così non penseranno male neanche di me e mi faccio meno castelli, ecco. No, è chiaro, è sicuramente un buon approccio per non aver paura di sbagliare, ma secondo me chi sbaglia almeno ci ha provato. Se ha sbagliato almeno ha provato e ha imparato sicuramente qualcosa, e quindi sono dinamiche che una volta innescate si torna al circolo virtuoso che citavi prima, no? Mi sento anche di aggiungere che considero anche il fatto che
poter sbagliare è sicuramente un privilegio che ci portiamo dietro. Sicuramente non tutti possono permettersi di sbagliare in base al livello sociale, Certo. in base alla fase di vita in cui si trovano o ai doveri che devono portare a termine per condizioni esterne. Questo è vero, però allo stesso tempo se è possibile sbagliare vai solo, sbaglia No, tutto. certo, ma sì, è normale che poi il livello di rischio dipende dalla situazione in cui sei, quindi è giusto che alcuni possono rischiare di più, altri possono rischiare di meno. Cioè, di che cosa parli nel podcast oltre a descrivere la vita a Dublino? Cioè, quali sono le tematiche che porti in condivisione? Sì, grazie. Ma in realtà ogni episodio si basa su quello che mi è successo magari durante la settimana o la giornata che mi ha colpito, e da lì cerco di ricostruire una storia e di connettere tutti i pezzi che riguardano la mia vita o numeri che ho letto o informazioni che ho scoperto. E una delle mie cose preferite di cui ho parlato è stata la parte di investimenti. Perché? Perché in teoria sarei un'ingegnera, poi è gestionale, quindi sappiamo cosa si pensa degli ingegneri gestionali. Si pensa, però non era la Non è la realtà. Però avrei dovuto studiare molto ciò che è investimento, economia in generale. Quando però poi mi sono ritrovata a decidere come investire effettivamente il mio denaro e non dover fare delle derivate o dei integrali complicatissimi come compiti, non sapevo dove iniziare. E essenzialmente ho iniziato perché dentro Google c'è questo file bellissimo che può fare chiunque, un file Excel dove dentro ci sono tutti i libri che qualcuno ha letto e il rating che ogni persona gli dà a quel libro, e tra questi c'era questo libro che riguarda appunto come spendere il proprio denaro, e mi sono interessata tantissimo perché a un certo punto diceva vabbè, la persona più brava ad investire è quella che è morta, perché investono e lasciano i soldi lì e non li toccano più. Non puoi più farti prendere dalle emozioni, e Oddio. quando vedi il mercato che cade ed è dimostrato che queste persone, non toccando più nulla, non vendono, non fanno nulla, e il mercato naturalmente nel corso della storia cresce circa dell'8% medio anno, e quindi vai bene. E da lì scopro questa cosa, cerco di capire come si investe e come non si investe, ma come? Iniziando a parlare con tutte le persone che incontro, Charlotte Key, che è il nostro, che è il nostro punto di ritrovo del giovedì pomeriggio dopo lavoro, e inizio a parlare con amici, conoscenti, colleghi e tutto quanto, e mi accorgo che le persone con cui mi sto sempre parlando sono tutti colleghi uomini o amici uomini. E che parli di Investimenti. Quindi a un certo punto dico bene, ma com'è che le mie colleghe non investono? Non è che non investono, magari qualcuna investe, molto meno. Cioè infatti questa è una cosa interessante, ci sono 168 anni di gap finanziario tra uomini e donne, quindi nel senso prima di raggiungere la parità... 168 anni? Sì, prima di raggiungere la parità finanziaria tra uomini e donne ci vogliono altri 168 anni. E scopro questa cosa a lavoro perché abbiamo fatto un evento che riguardava Girls That Invest, che appunto è un podcast forse il più famoso che ci sia nel mondo di investimenti finanziari per donne, ovviamente in questo caso, ma ovviamente chiunque può ascoltarlo, i consigli sono uguali per tutti. Sì, anche perché non è come il parco riservato di investimenti alle donne o agli uomini, o Esatto. chi che sia. E durante quell'evento che mi è successo, che ho potuto parteciparci perché vivo qui a Dublino e quindi qualcuno me l'ha consigliato e così via, sono arrivata lì, parlano di questo numero, di questi 168 anni prima di arrivare a chiudere il gap finanziario, e da lì inizio a connettere i punti. Ah, ecco perché non riesco mai a parlare con le mie amiche. Ah, ecco perché forse investiamo molto di meno. Infatti i numeri ci dicono che noi donne investiamo circa il 30% in meno economicamente rispetto agli uomini della nostra cerchia, ovviamente. Ok. Ed è incredibile perché ho fatto il conto, io investivo esattamente il 33% in meno rispetto alle persone della mia cerchia. Quindi Penso te, accurato come studio. sì, e quindi da lì dico bene, allora forse ha senso raccontare come iniziare ad investire, perché forse questo è il problema, non iniziamo ad investire perché non sappiamo come farlo, anche perché quando magari siamo ragazzine o ragazze o donne, le persone intorno a noi non ce ne parlano, noi non ne Ok. parliamo neanche, e quindi decido di fare un podcast su questo. Saranno circa 10 minuti di video, e questo è il video che è esploso di più. Mi hanno scritto da tutte le parti, ero super felice ovviamente perché poi come si reagisce con lacrime agli occhi, Ah, oh mio no, Dio, chiaro. mi ascolta qualcuno. E questo è un esempio di episodio che ho fatto recentemente, e il mio preferito, ecco, diciamo così, perché è quello che mi ha aperto un po' tutti gli occhi. E su questo argomento torneremo dopo, perché c'è un annuncio che volevi fare. Mi farò fare, ma dopo. Perché rimanendo attaccati alla tematica del gap economico di genere, tu mi parlavi anche di un altro ambito che rientra in questo macro argomento, che è la capacità di negoziazione del proprio salario, che già è difficile in generale, ma tendenzialmente quello che mi dicevi in base agli studi che hai fatto, eccetera, è che
che le donne se negoziano veramente poco, se no non negoziano assolutamente, e questo le porta ad avere un gap su una vita lavorativa molto ampio a livello salariale e anche a livello di welfare creato, che magari se ci dai un po' più dettagli ci dici tu quello che hai detto a me prima, perché è molto interessante. Di nuovo, il fatto che io sappia questo numero deriva perché sono venuta qua a Dublino, ho conosciuto persone interessanti che mi hanno messo in contatto con altre persone e ho scoperto questo numero. Certo. E cosa succede? Che noi donne tendiamo a negoziare di meno, ma siamo molto brave a quanto pare, statisticamente parlando. Nell'istante in cui iniziamo a negoziare, potremmo avere ottime chance di vincere la negoziazione o parte della negoziazione. Ma negoziando di meno, cosa succede? Che noi non chiediamo, per esempio, magari una rivisitazione della proposta salariale, la accettiamo direttamente, cosa che tra l'altro per esempio è successa a me tutte le volte. Cioè tu fai application a un ruolo, ti prendono, ti dicono ti diamo X e tu dici va bene. Va bene, perché? Perché non mi sento di poter chiedere di più, perché non so come farlo, perché non ci ho mai pensato e non ho mai pensato che si possono negoziare tantissimi dettagli. Persone che conosco hanno negoziato il periodo di prova iniziale, 0 periodo di prova, invece che 6 mesi di prova. Non ci avevo neanche mai pensato che potessi negoziare una roba del genere. Quindi il fatto solo di sapere che si può negoziare già ti dà uno step in più per poterlo iniziare a fare. Certo. Perché è importante saperlo questo? Perché è importante iniziare a farlo e parlarne? Perché una ricerca di Harvard Business School dimostra che noi donne, on average, è basato sull'America, ma adesso facciamo i conti, più o meno è la stessa cosa anche in Europa. Una donna che non negozia il suo primo stipendio perde circa 7k dollari, quindi $7.000 il primo anno, e in un arco temporale di vita di 45 anni lavorativa perde tra i 650.000 e $1.000.000 durante la propria carriera per mancata negoziazione, che è incredibile, non so manco quanto sia 1 milione, cioè come si conta 1 milione? No, più che altro se lo aggiungi al fatto che purtroppo il gap salariale porta già a uno svantaggio iniziale, perché la donna prende di solito in media meno di quanto prende un uomo. Non ho mai capito il perché vero di questa cosa, perché apportiamo le stesse identiche vantaggi a un'azienda, le stesse identiche competenze, cioè non vedo la differenza salariale su cosa debba essere basata, se non su fattori che sono, non voglio usare una parolaccia, però ci siamo capiti. Però se parti da quello, aggiungi che non negoziate, in media negoziate di meno, e comincia a essere dura se fai tutta la sommatoria di tutto quello che andate a perdere in una vita professionale. Già questo, mi parlavi di arrivare fino a €1.000.000, e ti cambia la vita €1.000.000. Cambia la vita, cambia anche come stai, perché ovviamente se hai più denaro puoi utilizzarlo per fare delle attività che ti fanno stare meglio anche solo mentalmente. Certo. Ti permettono di fare più carriera, perché se sei più rilassato puoi impegnare più il tuo tempo a lavorare. Certo. Insomma, sì, sicuramente ci sono diversi fattori. Da una parte, diciamo che il fatto che ci sia questo gender gap, sia finanziario, economico, da diversi punti di vista, adesso parliamo di quello lavorativo come sfera, che è quello che ci interessa a noi, e da una parte ci sono fattori esterni, quindi molto semplicemente sappiamo che esiste un patriarcato, misoginia, sappiamo che tendenzialmente c'è prevalenza culturale di uomo che prevale sulla donna, dal punto di vista mentale si pensa, dal punto di vista di capacità lavorative. E quindi già solo per questo ovviamente ci sono degli schermi, delle barriere fisiche che vengono messe alla donna perché possa scalare. Certo. Dall'altra parte c'è tutta quella parte di limiti interni, che è quello su cui mi piace pensare, dove in effetti, perché posso testare tutto su di me, accorgermene da sola di tutti quelli che sono i miei limiti interni, potendoli leggere o parlandone con altri, allora dico aspetta, ma mi sa che l'ho fatto anche io, anche questo, anche questo. Sono tutti quei limiti interni un po' che ci poniamo perché come la cultura ci ha cresciuti dove ci troviamo, il contesto in cui ci troviamo ci insegna a chiedere di meno, metterci nell'angolo, spostarci subito. Questa è una cosa carina da fare, e questo è interessante, è uno dei miei libri preferiti, anche se molto controverso, è quello che dice però perlomeno stimola la mente. Si chiama Girls' Trophies e essenzialmente dimostrano come noi donne siamo le prime a spostarci quando qualcuno deve entrare in ascensore, siamo le prime che si mettono da parte. È interessantissimo, ovviamente non è sempre così, certo, però è una misura per capire tutti questi elementi interni che facciamo, che non è che qualcuno ci chiede di spostarci, ma lo facciamo noi in automatico, perché è un po' come la nostra cultura nella quale siamo cresciuti, e quindi ovviamente si riflette sul lavoro, sulla nostra crescita lavorativa. Chiaro.
che a me è bellissimo che tu porti a galla argomenti di questo genere, perché si fa educazione e con l'educazione si va un po' a togliere quel mito che questi argomenti non debbano essere argomenti di cui si può parlare con tranquillità. Sono problemi, vanno affrontati e solo parlandone riesci a capirli, capire se li vivi anche tu nel tuo quotidiano, perché magari non te ne rendi conto, come dicevi tu. Non mi sono mai reso conto che mi spostavo in ascenso, cioè sono piccole dinamiche che ti fanno accrescere una consapevolezza di te, che ti porta a crescere in generale come persona, quindi è bellissimo che ne parli. Siamo a circa una mezz'oretta di intervista e quindi secondo me è il momento giusto per parlare di una cosa ancora più seria, che ti ringrazio che tu hai condiviso con me. È una situazione molto personale che lasceremo in termini generici per il quieto vivere di tutti quanti, ma mi interessava portarla in questa intervista per farti condividere come hai reagito e che cosa ha innescato in te quella situazione. Mi raccontavi che nella tua vita purtroppo tu sei stata vittima di harassment e siccome purtroppo non è una situazione rara, spesso e volentieri si sentono donne vittime di harassment, volevo che condividessi quello che hai condiviso con me per, uno, parlarne, perché è giusto che se ne parli, e due, farci capire cosa ha innescato in te, che cosa è successo, che cosa hai imparato anche di te stessa rispetto a quello che hai vissuto. Grazie Emiliano, che l'hai detto con tanta fermezza, mi piace. Allora, io faccio parte del 44% di donne che hanno subito harassment nella loro vita lavorativa, e quello che per me è stato importante è la scoperta della mia non reazione. Io non ho reagito e questo è interessantissimo, perché credo sia abbastanza evidente che sia una persona abbastanza energetica, piena di vita, Certo. ho voglia di fare un sacco di attività, e non reagire non mi rappresentano. Però si è spenta lì. Ci ho pensato, ripensato col passare del tempo, con la possibilità di stare molto da sola, come dicevamo prima, e da lì appunto mi sono resa conto che quello che mi teneva legata sono questi limiti interni di cui stavamo parlando prima, questo non parlare, questo stare in silenzio, non dire, non fare, aspettare, attendere. Certo. E da lì ho iniziato ad agire, quindi ogni volta che fosse possibile, anche soltanto tra amici e amiche, perché mi sto rendendo conto che quella cosa lì non va proprio bene, perché potrebbe essere vista da un'altra lente. Cerchiamo di capire come possiamo migliorarla tutti insieme, o cerchiamo di capire se ci sono dei numeri qua dietro, ma non è che forse non è una cosa che sta succedendo soltanto a me. Questo 44% che abbiamo detto prima non è una cosa che sapevo intrinsecamente, me la sono poi chiesta dopo. E tutti quei numeri che abbiamo citato prima sono numeri che derivano da uno studio. Quindi ho detto ok, aspetta, ma se io ho reagito così, non è che anche le mie amiche reagiscono così? Sì. Non è che anche le persone che conosco, non soltanto mie amiche, reagiscono così? Sì, aspetta, qua c'è qualcosa che non va, dobbiamo trovare un pattern. Quindi da lì ho iniziato a studiare, a leggere, guardare film, parlare con chiunque a riguardo, e ho effettivamente riscontrato che c'è una decrescita, più che una decrescita, diciamo un trend da questo punto di vista costante sul fatto che noi donne abbiamo bisogno di speak up e agire e trovare il modo di risolvere quelli che sono le differenze che abbiamo dal punto di vista del gender. Questo per me è stato fondamentale, perché mi ha portato a cercare di voler ispirare e a dargli strumenti, non soluzioni, perché alla fine ognuno di noi può interpretare la sua soluzione come gli serve. Ma poi non c'è una soluzione che va bene per tutto, perché non è quello l'obiettivo. Però dare strumenti, dare numeri, far capire che esiste, che effettivamente ce ne stiamo rendendo conto, che l'abbiamo notato, che l'abbiamo osservato e che vogliamo aiutarci a vicenda per toglierlo, fa scattare quel relè, quel pezzettino che fa dire ok, allora aspetta, possiamo cambiare, possiamo scegliere di fare strade, di intraprendere strade differenti, per esempio. E per me sì, questo è stato quello che ha generato in me, ed è il motivo per cui ho iniziato a fare tutto questo, quindi dal podcast allo studio, a fare mentoring per gli universitari, mentoring per chiunque mi scriva su LinkedIn. L'ho fatto così con chiunque mi scriva, ci sentiamo, è bellissimo, mi piace tantissimo, è quello che mi tiene viva. Certo. Poter restituire quello che ho imparato sulla pelle. E ovviamente ti ringrazio e ti ringrazieranno tutti quelli che ci ascolteranno poi, che ascolteranno questa intervista, perché sono comunque fatti personali. Tornando a quello che dicevamo prima, è importantissimo parlarne. È importantissimo parlarne, perché se c'è e ci sarà purtroppo sicuramente una donna che ascoltando questa intervista dirà è successo anche a me, però magari il fatto che tu ne abbia parlato le dà il coraggio di dire ok, voglio parlarne anch'io, voglio che questa cosa si sappia, senza dover entrare nei dettagli, perché i dettagli
contano fino a un certo punto, ovviamente in dipendenza dalla è importante secondo me parlarne per crescere, per far capire, far notare che è un problema endemico della nostra società, che va in qualche modo debellato perché non è assolutamente adeguato, cioè non ci sono parole per descrivere una situazione del genere. Le situazioni da uomo mi sento un po' in difetto, anche se io non ho mai fatto una roba del genere, non la farei mai, cioè mi taglierei le mani piuttosto, però mi fa sentire in difetto dentro, e quindi mi spiace, voglio sempre di più dar voce a queste situazioni, perché secondo me comunque bisogna essere alleati in situazioni del genere. Vero, una cosa a cui penso spesso è questa: per me è fondamentale chiarire che non è uno contro l'altro, cioè, spesso facciamo errori che non abbiamo neanche visto, e ora farò un esempio mio personale. Vai. Io penso di aver detto almeno un centinaio di volte nella mia vita, quando guidavo a Torino al Michelino, sarà sicuramente una donna che guida. Non è che ce l'ho con le donne, non è che ce l'ho con chi... Sono quelle frasi che internalizzi, si chiama Certo. internalized misogyny. Non ce ne accorgiamo neanche, diventano parte di noi, parte della cultura, e le normalizziamo, non lo facciamo neanche apposta. Chiaro. Quindi poterlo dire ad alta voce, poterne parlare e dirci: ragazzi, secondo me tutti quanti un errore o due l'abbiamo fatto, come, quando, perché, poco cambia. Non lo vogliamo più fare, vogliamo aprire gli occhi, e d'ora in poi vorremmo dire, non so, scusate, sicuramente io ho sbagliato e ora voglio imparare. Per esempio, una cosa che a me capita spesso di dire è: mi dispiace perché sicuramente sarò stata razzista nella mia vita, non volontariamente, non intelligentemente. È solo una questione di strumenti che a volte abbiamo e che non vogliamo farli, no? Ma la possibilità di migliorare, la possibilità di non farlo più, la possibilità di guardarci allo specchio e dire: cavolo, sono proprio migliorato oggi, succede solo ed esclusivamente se lo diciamo: ho sbagliato, lo voglio cambiare, scusate, adesso mi informo per poterlo togliere. Certo, no, assolutamente, sfondi una porta aperta. Siamo tutti figli dell'unconscious bias, che ci viene dalla cultura da cui arriviamo, da come siamo cresciuti, eccetera. L'importante è far sì che quello venga riconosciuto e non venga attivato nuovamente, che ti rendi conto, no? Vero. Quindi sposi veramente una causa che per me è importantissima. Torniamo un po' a parlare di quella rivelazione che volevi farci, perché tu hai lanciato un podcast poco tempo fa, 3 mesi fa? Sì. Quindi proprio fresco. Fresco. E tra poco ne lancerai un altro. Tutto vero. Allora, Come? il primo podcast era Vai. in italiano, quindi Ok. come l'ho fatto nel modo più semplice possibile. Non so, si possono fare gli audio come se fosse un WhatsApp audio, così dalla mia cameretta o dal mio divano del salotto, e secondo me è funzionato, perlomeno mi ha dato quei risultati che speravo esistessero, anche di più, e da lì ho detto: cavolo, qual è il podcast che la puntata che ha funzionato di più? Proprio quella di cui parlavamo prima, quella degli investimenti. Fondo una piccola community dentro la mia azienda, dentro Google, di donne che sono interessate ad investire, e da lì mi accorgo che ci sono un sacco di persone che investono in una marea di cose interessantissime. E fuori, dentro Google, ovviamente, semplicemente è stato l'inizio quello. Così ho detto: ma forse potrei fare un podcast che parla di investimenti. E così è, e sto creando, anzi è pronto ormai, sia il trailer, sia i loghi, sia gli sticker per poterlo pubblicizzare, sia la prima puntata, e in pipeline la seconda e la terza, e lo pubblicherò la prossima settimana, e si chiamerà Journal of an Investing Woman. E uscirò completamente dalla mia comfort zone, perché non soltanto ho deciso di registrare la prima puntata anche col viso, insomma, proprio con un filmmaker che mi ha aiutato a fare questo lavoro, ma sarà anche in inglese. Ovviamente l'inglese maccheronico, ma è quello che ci piace. Secondo me sarà un inglese perfetto. Vedi, anche lì la sindrome dell'impostore. Non sono bravo in inglese, in realtà sarei bravissimo. Bravissima, esatto. Hai ragione. E ci saranno guest, come stai facendo tu adesso con me, e parleremo di cosa significa investire. Investire da diversi punti di vista, perché qua c'è un gioco interessante. Avete mai fatto caso che quando parliamo di passioni personali, di piccoli progetti, tendenzialmente ci sono gli uomini che dicono: no, aspetta, questa cosa qua deve diventare il progetto della mia vita, posso investire di qua, posso a questo punto creare il business, faccio il business plan e basta, no? E quindi si va avanti, e sicuramente su 10 idee, 10 progetti, 10 investimenti di tempo, di energia, qualcuno avrà un risultato incredibile. Invece noi magari abbiamo le nostre passioni, che si chiamano semplicemente passioni, non ci pensiamo dal punto di vista di business, no? Ma in realtà
facciamo una marea di attività che, se ci pensassimo leggermente di più, sono un grandissimo investimento economico, personale, diciamo, per poterlo far diventare o un business o per aiutare a far crescere uno dei business che già abbiamo. Esempio, sport. Investire in sport è fondamentale per poter far sì che il proprio business personale, che può essere il proprio lavoro in azienda, la propria azienda o insomma qualsiasi sia il progetto che ci permette di vivere, che ci dà insomma un ritorno economico, lo sport è fondamentale per poterlo fare. Ci fa stare bene, ci rilassa, ci libera la mente e di base è un investimento perché ci permette poi di guadagnare di più. Certo. E quindi questo podcast riguarderà appunto tutto quello che può essere chiamato investimenti e cerchiamo di vederlo da una lente diversa. Una delle mie cose preferite che arriverà è l'investimento in borse, che una mia amica ha chiamato stupid. Ti fermati, hai detto in borse, non in borsa. No, borse. Che la gente pensa, ecco, una cosa superficiale. No. Raccontaci, perché il mercato delle borse è incredibile, ragazzi, al punto che ho scoperto che esiste veramente un intero mondo dietro a come le borse prendono valore nel tempo in base alla forma che hanno, in base al brand, in base alla pelle che hanno e così via, altri dettagli. E ci sono dei veri e propri mercati che sono più interessanti di altri. Per esempio il Giappone è più interessante degli altri mercati per poter fare investimenti in borse. Perché? Perché il Giappone ha una grandissima, dettagliata legislazione a riguardo del fake. Quindi tutto ciò che c'è lì, 90 su 100, 99 su 100 è reale. Quindi comprare dal Giappone è una grande garanzia di validità, diciamo. Certo. Comprare vintage, e il vintage sappiamo, immaginiamo perlomeno, anche solo se pensiamo ai Rolex, che il vintage abbia un grande valore, no? Chiaro. E per me questo sarà l'esempio di cosa parleremo. E per me è interessantissimo per ricollegarlo poi al tutto, perché appunto, come diceva la mia amica, l'ha chiamato stupid hobby. Ma avete mai sentito dire stupid hobby quando si parla di trading di whisky o quando si parla di trading di orologi? No. Quindi in realtà facciamo un sacco di investimenti, solo che magari non li chiamiamo così o li valutiamo, li deprezziamo. Fantastico. Indipendenza di quando uscirà questa puntata, metterò il link in descrizione se sarà già uscito dobbiamo organizzarci, però sappiate che Carlotta lo lancerà a breve e proverò a essere uno dei primi che ascolterà la prima puntata. Ci abbiamo verso la conclusione e quando ci abbiamo verso la conclusione vuol dire che devo fare sempre la stessa domanda a tutte le persone che intervisto, e la domanda è un po' la missione di questo canale, che è ispirare con le storie di vita professionali delle persone che intervisto. Quindi la mia domanda per te è: se c'è qualcosa nella tua vita che ti ha ispirato, che può essere qualsiasi cosa, da una situazione a un libro che hai letto, a un film che hai visto, a un viaggio che hai fatto, che ti ha magari cambiato l'approccio che avevi o la visione che avevi riguardo qualcosa. Vai, sono gasatissima, la domanda che aspettavo più di tutte. Allora, quello che mi ha cambiato la vita, attenzione, è un corso universitario. È il corso di marketing, e ci ho pensato perché continuavo a dire no, è Dublino, poi dicevo no, aspetta, non è Dublino, è Google, no, poi tornavo indietro, no, è quella persona che ho incontrato, no, in realtà sono arrivata poi, tornata indietro, ed è il corso di marketing del Politecnico di Torino, con un professore che ci tengo a nominare perché ha un grande valore per me, si chiama Giulio Zotteri, e la persona che ha invitato un giorno a lezione era Enrico Risi, che al momento lavora in Google. Esatto, ex collega. Questo corso, al di là della validità proprio di studio, di cosa porta, di cosa insegna dal punto di vista economico, dal punto di vista di marketing, numerico, eccetera, mi ha portato un grande regalo, che è affrontare tutte le cose con energia. Io esco da quell'aula ricordandomi solo ed esclusivamente questa parola: avere energia, e potenzialmente fare sempre un extra mile, non di tipo tossico come uno può immaginare, ma un extra mile nella vita di tutti i giorni. Potrebbe essere: mi piace molto fare una cena per i miei amici, magari posso farci un extra mile, gli compro un bigliettino dove gli scrivo che gli voglio bene sopra. È un extra mile, non era necessario per la cena, no? No. Quindi sempre un pezzettino in più, che può essere in qualsiasi sfera, per amicizia, amore, lavoro, passioni, sport, e farlo sempre tutto con energia. E quello che mi lasciò molto non è soltanto l'approccio alla vita di tutti i giorni, come dicevamo adesso, ma anche dal punto di vista lavorativo e dalle mie ambizioni. Ed è stato lì che ho deciso che volevo arrivare in Google Dublino. Ed è stato lì
che ho letto tutto quello che poteva essere riguardo di Google. In una notte ho finito un libro intero perché il giorno dopo lo rivedevamo e dovevo fargli delle domande, se no che domande gli facevo se non sapevo cosa chiedergli. Ed è da lì che ho detto cavolo, devo imparare l'inglese, ed è da lì che sono partita per Barcellona, dove ho conosciuto tantissime persone e poi insomma eccomi qua, che la mia vita è completamente diversa e non sono certa di riuscire a riconoscere la persona che stava davanti allo specchio 2 anni fa prima di venire qui, ecco. Quindi Una vera epifania. per me sì, per me è stato esattamente quello. E soprattutto lì è stata la prima volta in assoluto che non ho mollato. Questo corso è cioè, in ingegneria sappiamo più o meno che ci sono circa 200-300 studenti per aula per corso. Al suo corso ce ne sono circa 25. Sono proprio quelli che decidono di fare quel corso perché potenzialmente si potrebbe evitare. Ed è un corso che ho contato, e qua c'è il primo segno di follia, o forse li ho già fatti, mi avete già scoperta prima. Ho contato quante ore io abbia studiato quella singola materia di università ed è stato 440 ore. Quindi 440 ore in un semestre dove tu ne hai altre 3 o 4 di materie. Mi piace tanto e non c'è neanche bisogno perché a te non si passa l'esame. Però questa era la prima volta in cui dico no, non è detto che se mediamente le persone non ce la fanno allora non ce la faccio neanche io. No, andiamo, facciamo, proviamo, male che vada, pazienza, un fallimento. Beh, una lezione più che un fallimento, dai. Esatto, sì, una lezione, certo. Bellissimo Carlotta, è sempre bello ascoltare l'epifania delle persone, perché sei lì che dici aspetta, ma questa cosa l'avevo vissuta anch'io in quelle, e scopri delle epifanie tue a cui non avevi pensato. Quindi è anche bello il percorso che hai fatto a ritroso, dici era questo, no era quello, no era quello, cioè ti sei autoanalizzata. Emiliano, ti vorrei chiedere una cosa, però Vai. vedi tu se vuoi. C'è qualcosa che o durante questa conversazione o la prima che abbiamo fatto ti senti che sia cambiato leggermente nella tua vita di tutti i giorni? Cioè, secondo me quel pezzettino di discorso che abbiamo fatto mi cambierà o mi ha cambiato un qualcosa. Ma guarda, allora, cambiato, forse no, però te l'ho detto anche la prima volta, la tua energia è contagiosa. Io, quando ti ho ascoltato la prima volta che mi hai detto per la prima volta e mi hai raccontato per la prima volta la tua vita, mi hai lasciato dietro un'energia che mi ha fatto dire io questa energia la voglio portare a conoscenza di chi mi segue, perché noi abbiamo vite e facciamo cose, e c'è chi fa qualcosa di più straordinario, chi fa qualcosa di meno straordinario, ma è anche come lo raccontiamo, e come lo racconti tu è proprio bello da ascoltare. Quindi mi hai lasciato un'energia positiva, cioè io quando ho finito il primo debrief con te sorridevo, ho fatto la mia ragazza e ho detto ma caspita, cioè questa ragazza che bello, cioè ti lascia proprio è una grande storyteller e ti lascia comunque il sorriso quando finisci di parlare con lei, cosa che sta succedendo anche in questo momento. Che fortuna, che bello. Quindi quello, sicuramente quello, e poi comunque la tua voglia di parlare di argomenti che possono sembrare difficili, che sono difficili, ma di volerlo fare per risolverli, quindi per non lasciarli sotto il tappeto nella speranza che qualcuno un giorno possa risolverli. Quindi ti faccio anche i complimenti per questo. Detto questo, in descrizione lascerò il LinkedIn di Carlotta, che è bombardata, a quanto abbiamo capito, da gente che gli chiede, gli fa, eccetera. Vai. Quindi è super interessata a conoscere nuove persone. Il podcast attuale di Carlotta, La mia folle vita a Dublino. Se esce dopo ti metterò anche il nuovo podcast, altrimenti lo scoprirete, perché tanto se seguite Carlotta lo dirà urbi e torbi. Carlotta, aiutami a dire, seguite questa community di Together to Inspire, registratevi e unitevi e fate parte anche voi di questa cerchia di persone che vuole essere ispirata dalle storie degli altri. E grazie per averci dedicato il tuo tempo, grazie per averci condiviso la tua vita, e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie infinito. Ciao! Ciao.